Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo insieme questa cintura ad uncinetto con la tecnica dell'uncinetto tunisino, ma per farla non serve un uncinetto speciale, potete usare un uncinetto normale. Nel tutorial vi mostro tutto passo passo, ma se avete bisogno delle basi dell'uncinetto tunisino ho fatto un corso specifico, vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Non serve che facciamo fori sulla cintura, questo la rende ancora più semplice da fare per quanto riguarda la misura, perché in ogni punto possiamo tranquillamente forare la lavorazione con la fibbia. Per fare la cintura ho scelto di usare il Boumou di Drops. La composizione è 53% cotone, 47% lino, il che lo rende perfetto per la cintura perché è un filato non troppo morbido. In questo modo la nostra cintura ha più sostegno. Sono gomitoli da 50 grammi, ogni gomitolo è lungo circa 85 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 5 mm. E io ho usato un uncinetto da 4 mm. Se volete utilizzare anche voi il Boumou nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Lana Online, dove potete trovare questo filato in diversi colori, tutti neutri, perfetti per un progetto come questo. La mia cintura è lunga circa 87 cm e per farla mi è bastato meno di un gomitolo. Ho avanzato tutto questo e anche questo che ho disfatto perché avevo fatto la cintura più lunga e poi invece ho visto che come tutti i lavori a uncinetto cedono e quindi ho disfatto un pezzo. Quindi rispetto alla misura che pensate che vada bene per la vostra cintura, riducete di circa 10 cm in modo che poi la cintura vi vada bene nonostante il fatto appunto che il lavoro cede. In ogni caso un gomitolo va bene per qualunque misura di cintura vi serva. Fatemi sapere se questa idea vi piace, se avevate già fatto cintura ad uncinetto, se vi piacerebbe farne una. Fatemelo sapere scrivendo tanti bei messaggi qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve una fibbia per cinture, una fibbia semplice di queste fatte in questo modo. Io credo che tutti abbiamo una vecchia cintura a casa e possiamo riciclare la fibbia, ma se così non fosse, nella descrizione del video vi lascio il link alla mia vetrina Amazon, dove vi lascio qualche idea di fibbie se dovete acquistarle. La fibbia può avere la misura che preferite, da uomo, da donna, più grande, più piccola, adesso vediamo, basta cambiare il numero di punti con cui iniziamo. Iniziamo agganciando il lavoro alla fibbia, mettiamo la fibbia sul rovescio e lavoriamo una riga di punti bassi su questa parte. Con l'uncinetto entriamo da davanti, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso e se riusciamo nel frattempo nascondiamo la codina di filo attraverso i punti, altrimenti potete nasconderla dopo con l'ago. Un punto basso, lavoriamo tutti i punti bassi che servono per riempire questa parte. Io ne lavoro 4. Lavorati i punti per riempire la prima metà, lavoriamo una catenella e altrettanti punti dall'altra parte. E questo è quello che dobbiamo ottenere. La copertura di questa parte della fibbia con un numero dispari di punti, 4 punti da una parte, 4 punti dall'altra e la catenella centrale. In totale ho 9 punti. Voi potete avere un numero qualunque di punti perché potrebbe essere la fibbia più piccola, potreste usare un filato diverso. L'importante è che ci sia lo stesso numero di punti da una parte e dall'altra e poi al centro mettete una catenella e in totale ottenete un numero dispari di punti. Giriamo il lavoro e raccogliamo tutti i punti.
Per il primo punto abbiamo già quest'asola sull'uncinetto. Per tutti gli altri punti entriamo nel punto completamente e portiamo fuori il filo e carichiamo tutti i punti sull'uncinetto. Per la catenella entriamo direttamente nell'archetto della catenella. Man mano che andate avanti, fare questo lavoro sarà sempre più difficile perché l'uncinetto è ancorato qui e sarà sempre più difficile farlo entrare nei punti. Si riesce, però è sempre più difficile. Se volete potete aiutarvi con un altro uncinetto. Con un altro uncinetto andate a prendere il filo e lo mettete sull'uncinetto che state usando. Questo succede solo nella prima riga, poi non avremo più questo problema. E adesso iniziamo a lavorare uncinetto tunisino il ritorno normalmente. Per il primo punto l'uncinetto passa solo tramite un'asola, per tutti gli altri punti tramite 2, 2, 2, 2, 2. Da qui in poi vediamo le 2 righe che ripetiamo per tutta la lunghezza della cintura. Il primo punto è sempre quello che è già sull'uncinetto ed è questa barretta. Prendiamo le successive 2, che sono questa e le lavoriamo insieme, così, e poi lavoriamo un punto prendendo solo il primo di questi 2 punti. Rientriamo sotto questa barretta e portiamo fuori il filo, e questo è il terzo punto. E ripetiamo così fino a rimanere con 2 punti. 2 punti insieme e poi un tunisino semplice con il primo punto. 2 punti insieme e un tunisino semplice con il primo punto. E alla fine ci resterà un punto e il punto di bordo. Con questo punto lavoriamo un punto tunisino semplice e poi lavoriamo il bordo, che si lavora sempre prendendo questi 2 fili. E abbiamo di nuovo 9 punti sull'uncinetto e lavoriamo il ritorno, che è sempre uguale. Per il primo punto chiudiamo un filo, per tutti gli altri 2. Nella riga precedente abbiamo iniziato lavorando 2 punti insieme. In questa riga iniziamo lavorando un punto tunisino semplice e poi ricominciamo a lavorare 2 punti insieme, un tunisino semplice con il primo dei 2 punti, 2 punti insieme, un tunisino semplice con il primo, 2 punti insieme, un tunisino semplice con il primo e il punto di bordo. Poi più vi allontanate dalla fibbia e più il lavoro diventa libero. Adesso siamo ancora un po' vincolati dalla fibbia. E lavoriamo il ritorno. E queste sono le 2 righe che ripetiamo per tutta la lunghezza della cintura. Se
non vi ricordate cosa avete lavorato nella riga precedente perché magari avete lasciato il lavoro per fare qualcos'altro o perché vi siete dimenticati che riga avete fatto, basta guardare il lavoro. Vedete che si vede chiaramente dove ci sono i due punti che nella riga precedente sono stati lavorati insieme. Li riconosciamo perché sono vicini, in mezzo c'è uno spazio più grande. Quindi nella riga precedente, se questi sono due punti insieme, questo è il punto tunisino semplice, vuol dire che abbiamo iniziato col punto tunisino semplice. Nella prossima riga iniziamo con i due punti insieme. Due punti insieme e poi il tunisino semplice nel primo punto dei due. E in questo modo incrociamo sempre i due lontani, i due punti lontani, li lavoriamo insieme. E poi alla fine un tunisino semplice e il bordo. Sono questi i due fili che dobbiamo prendere per il punto di bordo di fine riga. Continuiamo a ripetere queste due righe fino a raggiungere la lunghezza che ci serve per la cintura. Arrivati più o meno alla lunghezza che ci serve per la cintura, lavoriamo due righe di diminuzioni. Può essere che come me dobbiate iniziare con i due punti insieme. Se iniziate questa riga con i due punti insieme, inizierete anche la prossima riga con i due punti insieme. Se iniziate questa riga col punto tunisino semplice, iniziate anche la prossima riga col punto tunisino semplice. Lavoriamo tutta questa riga normalmente. E nel ritorno lavoriamo due diminuzioni, una alla fine della riga e una all'inizio. Per fare la diminuzione alla fine della riga prendiamo insieme questi due punti, così. Poi lavoriamo normalmente tutta la riga fino a rimanere con 3 asole sull'uncinetto. E qui chiudiamo insieme anche questi due punti, il primo e il secondo punto. E rimaniamo con 7 punti. Il primo è quello che è sull'uncinetto e rappresenta questi due. Il prossimo punto da lavorare è questo. Che lavoro insieme al successivo. E lavoriamo l'ultimo punto che è questo, normalmente. E qui nel ritorno lavoriamo 3 diminuzioni, una tra i primi due punti, così, poi lavoriamo un punto normalmente, una diminuzione di nuovo prendendo insieme 3 asole sull'uncinetto e chiudendo questi due punti insieme, e poi anche questi due. Se voi avete un numero di punti diverso nella riga, diminuite magari in 3 righe se avete più punti, in modo da fare un po', da creare un po' una curva alla fine della cintura. Completiamo il lavoro lavorando dei punti bassissimi sui punti che ci rimangono. Questi due punti sono due punti chiusi assieme, quindi entriamo nelle due barrette e lavoriamo un punto bassissimo nel successivo punto, un punto bassissimo nell'ultimo punto, prendendo i due punti che abbiamo chiuso assieme, così. E tagliamo il filo un po' lungo.
Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile. Questo è l'ultimo punto in cui abbiamo lavorato il punto bassissimo. Entriamo in tutta la catenella successiva dell'ultimo punto della riga precedente, questo, e al centro dell'ultima catenella. Sul retro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. Per il passante prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo un numero di catenelle doppio rispetto al numero di punti che avevamo nella riga della cintura. Nel mio caso, per esempio, ho montato 18 catenelle e iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavorando nel filo che c'è dietro le catenelle, questo verticale, raccogliamo tutti i punti. E una volta raccolti tutti i punti lavoriamo il ritorno chiudendo un filo per il primo punto e 2 per tutti gli altri. Ed ora lavoriamo una riga di punto tunisino semplice e nel frattempo chiudiamo già tutti i punti. Entriamo in ognuna delle barrette verticali. Per la prima il punto è quello che è già sull'uncinetto, iniziamo dalla seconda, portiamo fuori il filo e lo portiamo fuori direttamente anche dall'uncinetto e ripetiamo. In tutte le barrette verticali, in tutti i punti, portiamo fuori il filo e fuori direttamente anche dall'uncinetto. Nell'ultimo punto entriamo come al solito prendendo 2 fili e anche qui chiudiamo il punto e tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutto il primo punto e rientrando al centro dell'ultimo punto. Dietro, se vogliamo, colleghiamo il lavoro. E nella parte bassa, dove ci sono le catenelle iniziali, entriamo in tutta l'ultima catenella sotto la prima catenella e qui possiamo rientrare al centro. Dietro annodiamo e nascondiamo i fili tra i punti. E questo è il risultato. Se volete potete tenere il filo più lungo e assicurare il passante in un punto preciso della cintura. Io lo lascio libero. E la cintura è pronta. Spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto, che la rifacciate. Se la fate, non dimenticate di taggarmi nelle vostre foto, potete farlo in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!